나무묘호랭개교 나무묘호랭개교 나무묘호랭개교. Bene. Allora, la riflessione di oggi è che nel Sutra del Loto ci viene insegnato che nella nostra epoca, nel tempo in cui viviamo, diffondere e propagare il Dharma è effettivamente un cammino di fatica, è difficile. Proprio per questo, nel capitolo 26esimo, il Buddha si è rivolto a diverse divinità protettrici affermando che è doveroso sostenere dall'esterno coloro che si dedicano a questa opera così impegnativa. E in questa maniera, se coloro che propagano il Dharma ricevono una protezione, allora possono portare a fruizione i loro sforzi, cioè si può far sì che il Sutra del Loto si può diffondere nel mondo. Sia coloro che si impegnano nella propagazione del Dharma, ma coloro che sostengono e che proteggono, però accumulano grandissimi meriti, uguali meriti. Per esempio, sempre nel capitolo 26esimo, il Buddha dice: eccellente, eccellente re della medicina, hai proferito questi dharani per proteggere questo maestro del Dharma in virtù della tua compassione verso di lui. Sarai in grado di donare molti benefici a tutti gli esseri viventi. Quindi dovremmo sempre ricordare questa verità, perché è un insegnamento che il Buddha ha ripetuto con estrema chiarezza e che si mantiene coerente fin dal capitolo primo del Sutra. Pensate per esempio a una persona, a qualcuno che fa una domanda e qualcun altro risponde. Il Buddha afferma che chi pone la domanda con sempre una retta intenzione ottiene lo stesso merito di chi risponde. Capitolo 23esimo del Sutra del Loto, il Buddha loda il Bodhisattva, re della stella fiorita, dicendo: hai ottenuto meriti inconcepibili, con la tua domanda hai portato beneficio a innumerevoli esseri viventi. Questo è il motivo per cui io vi invito sempre a fare delle domande. Fate delle domande, nessuna domanda è stupida, perché attraverso la domanda si fa sì che il Dharma possa essere esposto. Se una persona non fa la domanda, non si può esporre il Dharma. E se una persona fa la domanda, non riceve una risposta soltanto per se stessa, ma tanti possono beneficiare dell'esposizione del Dharma. Quindi io vi ringrazio quando voi fate delle domande, anche certe volte sono domande tanto difficili, quindi io devo pensare tanto, quindi anche io mi alleno a essere meno stupido, va bene? Così anche chi pone la domanda in realtà riceve un merito molto profondo, perché è un modo per far sì che il Dharma venga propagato, va bene? Quindi chi diffonde il Dharma? Non solo chi parla, ma anche chi ascolta, chi sostiene, chi protegge. Tutti insieme partecipano a questo grande merito della propagazione del Dharma. Dobbiamo ricordarci che dietro un'azione visibile c'è sempre un sostegno invisibile, cioè una rete di intenzioni e di dedizione che rende possibile tutti i passi che noi facciamo sulla via. Questo è un punto importante, vale la pena rifletterci insieme. Io sono qua e vi parlo, ma se io fossi da solo non potrei essere qui. Io sono qui a parlare effettivamente davanti a voi, davanti al telefono per la connessione, ma in realtà dietro di me c'è un lavoro di tante altre persone che rendono questo possibile, e il lavoro di queste persone non è meno meritorio del mio, è altrettanto meritorio. Qualche tempo fa una persona mi ha fatto riflettere
perché si pensa soltanto che chi sta in prima linea può ricevere dei grandi meriti, soltanto chi si siede qui riceve grandi meriti, soltanto chi partecipa formalmente alla cerimonia è più importante, mettersi un vestito è più importante. Stupidaggini, ok? Preparare il terreno, sostenere, questo è altrettanto meritorio. E questa persona tempo fa mi ha detto, io sono un po' stanca, non riesco a trovare la facilità o anche l'occasione con cui un tempo facevo propagazione del Dharma. Un tempo andavo per la strada, parlavo a tutti e dicevo a tutti io sono una praticante buddista o un praticante buddista, uomo o donna, non fa differenza, va bene? Però adesso non mi riesce più, non ce la faccio più, è cambiato qualcosa in me. Ma questo è sbagliato? Percependo come quasi se la fede si fosse in qualche modo indebolita, no? Allora io ho detto no, non è per niente sbagliato. Se ti senti così, va bene così, va bene? In realtà ci sono dei momenti nella vita in cui è giusto e anche doveroso assaporare, gustare il Dharma anche nella propria intimità. Ci possiamo però sforzare di sostenere, supportare in altri modi, va bene? E questa persona io gli ho risposto in questa maniera, però ancora dubbiosa, mi fa, ma secondo me non dovrebbe essere così, però effettivamente è così. A volte è giusto parlare a tante persone, ma a volte è anche giusto sedersi in silenzio e riprendersi il tempo per riflettere. Quando una persona ha questo atteggiamento sincero nei confronti dell'insegnamento del Buddha, pratica il Dharma in maniera sincera, anche se è in solitudine, la sua purezza interiore non può non manifestarsi all'esterno, non può non irradiarsi. E allora chi la osserva, chi osserva questa persona, sicuramente ne è toccato. E questo di per sé è un grande insegnamento, anche questo. Non tutti devono fare la stessa cosa. Alcuni sono voce, altri sono sostegno, altri ancora possono essere anche preghiera silenziosa. Tutto, se fatto con il cuore, con un cuore puro e con una retta intenzione, è parte di un unico grande cammino che facciamo. Specialmente tra i seguaci del buddismo Nichiren, io ho notato questo, che osservando la vita tumultuosa e anche determinata del nostro fondatore Nichiren Shonin, pensano in qualche modo di dover emulare le sue azioni. Cioè, loro dicono, mi devo comportare come faceva Nichiren Shonin. Sì, ma noi quello che dobbiamo emulare non è necessariamente il predicare all'incrocio della strada, che nel 2026 può voler dire anche per forza, per esempio, fare una diretta sul proprio canale Facebook e pensare di propagare il Dharma a tutti i costi, va bene, anche se poi non si ha alcuna preparazione in tal senso. No, vuol dire avere la stessa determinazione sincera nel cuore, di vivere secondo questa determinazione nei confronti del Dharma. Quindi quando si dice vivere come il nostro fondatore si fa riferimento allo spirito, all'essenza del suo impegno. Allora dicono, siccome è stato detto che mi devo comportare come Nichiren Shonin, devo farlo, devo predicare con ardore, va bene? Ma in realtà no, non è proprio così. Il solo desiderio di mettersi in mostra non è la via per generare meriti autentici. Dobbiamo essere sinceri con noi stessi e capire che ci sono tanti modi diversi, tantissimi, per propagare
il Dharma. Personalmente io mi trovo a parlare davanti alle persone, qui come ora al Tempio o anche per il mio lavoro, diciamo, accademico, ma sinceramente intanto non ho tutte queste grandi capacità oratoriali, ma se avessi l'opportunità, per dei periodi preferirei anche dedicarmi alla pratica in silenzio, ma perché non è per niente vero che predicare in pubblico è l'unico modo o che sia la via migliore. Ma queste verità si comprendono soltanto se noi studiamo i sutra e se facciamo un lavoro su noi stessi sincero di autoconsapevolezza. Fare un lavoro sincero è duro, perché ti scontri col tuo ego, con il tuo vero io. Questo può essere faticoso, però questo è lo scopo del buddismo, lavorare su noi stessi dal punto di vista del Buddha. Se non facciamo questo, serve a poco. Quindi, per concludere, la vera fedeltà, tra virgolette, perché non è che mi piace neanche tanto questa parola, fedeltà verso il nostro fondatore, vabbè, però non risiede nell'imitare, imitare esteriormente le sue azioni, va bene? Ma nell'assimilare il suo spirito, che è sempre stato forte e incrollabile nei confronti del vivere il Dharma quotidianamente e nel comprendere che possiamo avere un bellissimo ruolo anche attivo, ma non necessariamente in primo piano. Io, almeno così è come io insegno, o come insegno, brutta parola, come io cerco di guidare i membri del nostro Sangha. Per esempio ce n'ho una qui davanti, in questo senso, cioè per esempio Sofia fa un grande lavoro, per esempio per il nostro Tempio, magari in tanti non lo sanno, ma non è questo il punto non è saperlo, il punto è farlo con dedizione, quindi brava Sofia, ok? Quindi ciò che conta nel cuore è l'armonia verso gli altri, verso noi stessi, comprendendo in questo modo l'interconnessione di tutti gli esseri. Va bene? Quindi perché se noi capiamo quali sono i ruoli diversi e che i ruoli diversi non portano meriti diversi ma portano lo stesso merito, vuol dire che comprendiamo anche l'interconnessione di tutti gli esseri. Va bene? E capiamo anche la via corretta per praticare il Dharma e per far sì che possiamo aiutare gli altri a alleviare le proprie sofferenze. Va bene. Con questo ho concluso, recitiamo Treo Daimoku per finire. Grazie. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo.